Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, è tempo di zucche e quindi noi la utilizziamo per farci una focaccia morbidissima. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale e se vi piace la ricetta mettete un bel like. Condividetela anche con i vostri amici. E per curiosità, mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché sono curioso. Andiamo ad iniziare subito con gli ingredienti. Allora, abbiamo 350 grammi di farina forte, e forte io intendo o la Manitoba o un'altra farina con un alto valore proteico, ok? Poi abbiamo 2 cucchiaini da caffè rasi di sale, un cucchiaino sempre da caffè raso di zucchero, un cucchiaino di miele sempre raso, 235 ml di acqua tiepida. Andremo a mettere anche 2 cucchiai di olio, il nostro fantastico olio del gruppo Caro. Vi metto in info box tutte le informazioni per riceverlo a casa ad un prezzo veramente ridicolo, ragazzi. Per la qualità assolutamente. Poi 5 grammi di lievito secco e poi abbiamo la zucca. Ora, la zucca quanta? 150 grammi da cotta, ok? Quindi voi che cosa fate? Fate alcune fette, le andate a cuocere per circa 20 minuti al forno a 200 gradi circa, poi dipende sempre dai forni, ragazzi, io dico più o meno perché dipende sempre dai forni, e una volta cotta la pesate, d'accordo? Togliendo ovviamente semi e buccia, ok? Quindi io vado a fare a fette la mia zucca e ci rivediamo tra un attimo. Allora, abbiamo decorticato la zucca e fatta a pezzetti. Vi consiglio di farla a pezzetti per quale motivo? Perché si cuoce prima, quindi in forno a 200 gradi per circa 25-30 minuti, dipende sempre dai forni, e nella parte non centrale ma quella leggermente più bassa, in maniera che così sopra non viene bruciata. Ci vediamo tra poco. Allora, la zucca è cotta, a questo punto la andiamo a mettere nel mixer, o se volete potete schiacciarla con una forchetta, ma io vi consiglio il mixer perché viene più omogenea. Ovviamente togliete le particine che si sono leggermente bruciacchiate. Allora, ho mescolato la zucca con l'acqua, a questo punto metto il lievito, metto il miele, ecco qua, metto lo zucchero e i 2 cucchiai di olio caro. Mi raccomando, usate un buon extravergine d'oliva se non volete prendere questo, ma io ve lo consiglio caldamente. Dopodiché vado ad aggiungere la farina in 3 step. Come vedete non dovete fare niente con le mani per ora e nemmeno con la planetaria. Andiamo ad impastare il tutto e ci rivediamo tra un attimo. Ecco, l'impasto è pronto. A questo punto noi che cosa facciamo? Lo andiamo a coprire con la pellicola, il coperchio. Io ho la scatola fatta apposta per la lievitazione che è fantastica, e tra mezz'ora iniziamo a fare le pieghe. Quindi ragazzi, deve lievitare per circa 3 ore, poi dipende dalla temperatura della vostra casa. Ogni mezz'ora per 3 ore dovete fare delle pieghe ungendovi le mani con l'olio, ma poi ve le faccio vedere. Allora, è passata mezz'ora, un pochino di più in realtà, e adesso andiamo a fare la prima piega. Ungo bene le mani con l'olio, soprattutto le punte, ok? E vado a prendere l'impasto facendo di questo, sollevandolo e rimettendolo giù, così l'impasto incorda, prende forza e poi lo posso rimettere a lievitare per un'altra mezz'ora. Quante volte bisogna farlo questo procedimento?
5-6 volte almeno per avere un impasto bello incordato. E là ci vediamo alla sesta volta. Ci vediamo la sesta volta, certo. Accidenti. Direi che è cresciuto abbastanza, no? Che ne dite? E allora a questo punto ho messo dell'olio in una teglia, vado a mettere l'impasto. Bellissimo. Adesso Eccolo quindi qua. fa tutte le bolle. Dovrebbe. Adesso deve riposare, devo ungere le mani di nuovo, così, e vado a stenderlo. Se vedete che fa un po' di resistenza, aspettate 10 minuti e poi lo stendete di nuovo, ok? Poi lo facciamo lievitare una ventina di minuti e inforniamo. Guarda a che belle forno bolle che sta facendo. già caldo, esatto, forno già caldo, 200 gradi per circa 15-20 minuti. Ci vediamo dopo. Sì. Eccola qua, l'abbiamo fatta riposare. A questo punto andiamo a rifare i nostri buchetti. Asciugo un attimo le mani dall'olio. Metto scusate, del sale Maldon affumicato. Si può mettere anche il sale grosso? Sì, sì, assolutamente. Però a me piace molto Sì, sì, sì. il sapore di questo. Però non tutti possono averlo a casa. No, certo. Ecco qua. E ora fate un'emulsione con mezza tazzina di acqua del rubinetto e mezza tazzina di olio. Scusate, faccio un po' di rumore. E la mettete così sulla focaccia. Così diventa bella oleosa. Oleosa e umida. In forno preriscaldato 200 gradi per circa 15-20 minuti, dipende dai forni. A dopo. Eccola qua, è pronta ragazzi, Crudo ma è soffice. sofficissima, è bordi e croccante. Vi volevo far vedere com'è bella bucherellata, guardate, Ragazzi, guardate che meraviglia. guardate un po', morbida. Ragazzi, non l'assaggio perché ho appena finito la cena. Però l'ho già assaggiato in passato ed vi assicuro che è buonissima. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao.